Buonasera e benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlo di un caso molto misterioso e poco conosciuto qui in Italia. Vi racconto la misteriosa scomparsa di Tio Hayez. Ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale e attivare la campanella. Detto questo, iniziamo subito. Tio Hayez nasce in Belgio il 29 settembre del 2000, a Bruxelles. È sempre stato un ragazzo felice, gentile, intelligente e esuberante. Ha sempre amato la natura e viaggiare. Il suo sogno, infatti, era esplorare il mondo. Nel 2018 si diploma e si iscrive all'università, alla facoltà di ingegneria. Ma prima di iniziare il suo percorso universitario, si prende un anno sabbatico per partire in Australia. I genitori acconsentirono tranquillamente perché Tio era un ragazzo con la testa sulle spalle, anche se aveva solo 18 anni. L'11 novembre 2018 parte per Melbourne, con solo il suo zainetto in spalla. Va a trovare quello che per lui era come un secondo padre, John Philip, il suo padrino di battesimo a Victoria. Poi passa per Sydney e passa 7 mesi a girare per le città più grandi dell'Australia. Questi 7 mesi passano senza problemi, aggiornava ogni giorno i social, chiamava sempre i suoi genitori e a fine maggio 2019 arriva a Byron Bay, l'ultima tappa prima di rientrare in Belgio. Infatti già aveva anche acquistato il biglietto di ritorno con partenza prevista il 15 giugno. Arriva appunto a Byron Bay e fa il check-out in un ostello, il Way Cape Hostel, situato proprio al centro di Byron Bay. Il piano di Tio, che aveva condiviso anche con la famiglia e anche sui social, era passare gli ultimi giorni proprio a Byron Bay, per poi passare per Sydney e tornare poi in Belgio. Dall'arrivo all'ostello però Tio non si fa più sentire con i genitori, manda solo un messaggio al suo padrino, ma dopodiché nessuno riceve più notizie. Il padrino John Philip chiama l'ostello in cui Tio alloggiava e scopre che non ha nemmeno fatto il check-out e che il suo zaino e il suo passaporto erano rimasti nella stanza. Aveva quindi con sé solo il cellulare. Il 6 giugno i suoi genitori, preoccupati di non avere notizie, avvertono le autorità australiane. L'ostello, lo stesso giorno, chiama la polizia, proprio perché Tio non aveva fatto il check-out. La polizia australiana inizia le ricerche immediatamente, insieme a elicotteri, droni, cani molecolari, sommozzatori e scalatori. I genitori di Tio, Lauren e Vincent, lasciano il Belgio per aiutare con le ricerche in Australia. Il padre di Tio fece un appello al popolo australiano per unirsi a aiutare nelle ricerche. Cito: "Quando ho lasciato il Belgio ho promesso al fratellino di Tio, Lucas, che avrei riportato a casa suo fratello. Per favore aiutatemi a mantenere la promessa che gli ho fatto." La polizia intanto cerca di ripercorrere gli ultimi spostamenti di Tio, la sera del 31 maggio. Quella sera Tio si trovava con alcuni amici all'ostello e iniziarono a bere qualche birra. Poi alle 21:30 si spostano in un bar famoso per essere un ritrovo di Ben Packer. Il bar si chiama Cheeky Monkey, a Byron Bay. Alle 23, secondo i report della polizia, Tio viene cacciato dal bar dal barista perché aveva bevuto troppo. Tio esce dal bar e viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Queste sono le sue ultime immagini. E da quel momento nessuno più avrà notizie di Tio. Alle 23:19 di quel 31 maggio, Tio cerca su Google Maps la strada per l'ostello, come se si fosse perso. Cammina e arriva in un parco e qui si ferma per 7 minuti. Il suo cellulare non mostra nessuna attività. Tio non ha né aperto i social, né WhatsApp, né Google Maps, niente. Tio si è fermato per 7 minuti e non ha usato il telefono. Ma perché? Per riposarsi? Perché stava male? Perché?
Dopo i 7 minuti riprende a camminare e prende la direzione opposta a quella dell'ostello. A mezzanotte Tio arriva a Tylop Beach. È tranquillo, messaggia su WhatsApp col suo migliore amico. L'amico gli chiede come va la vacanza e lui risponde in maniera tranquilla che l'Australia è un vero paradiso e che si stava godendo la vacanza per gli ultimi giorni. L'ultimo suo accesso su WhatsApp risulta alle 00:56, mentre il GPS lo colloca per l'ultima volta a Cape Barron all'1:42 del mattino. Dopodiché nessuno ha più notizie di Tio. Tio al momento della scomparsa indossava un cappellino blu o grigio della Puma, da cui non si separava mai. Un mese dopo viene ritrovato da alcuni volontari nella boscaglia di Tylop Beach. Venne effettuato un test del DNA sul cappello ed è proprio quello di Tio. Il 3 luglio 2019 la polizia chiude le indagini. Non c'era traccia di Tio. La teoria ufficiale della polizia divenne che Tio cadde dalla scogliere vicino al faro, non essendo molto sobrio. Insomma, una disavventura. E il cellulare caduto con lui in acqua. Ma chi conosce Tio? Questa teoria sembra strana perché Tio era un escursionista esperto. E in più la famiglia non crede che Tio fosse ubriaco perché non beveva mai eccessivamente. Per la famiglia è successo qualcosa in quei 7 minuti. Perché Tio si è fermato? E perché ha preso la direzione opposta a quella dell'ostello? La famiglia pensa che Tio abbia incontrato qualcuno. In più, dopo aver ripreso a camminare dopo quei 7 minuti, ha aumentato la velocità del passo e non stava più passeggiando. E arrivò in un parco nazionale. Ha percorso 5 chilometri. In più, questo parco è totalmente al buio e non si vede nulla. Cosa è andato a fare Tio in questo parco al buio all'1 del mattino? La famiglia pensa che Tio potrebbe aver seguito qualcuno e che sia stato aggredito, infatti qui è stato ritrovato il suo cappellino. Un'altra ipotesi è quella che Tio si sia suicidato. Ma perché Tio doveva suicidarsi? Era felice di tornare a casa, aveva già preso il biglietto, si era iscritto all'università. Perché doveva suicidarsi? Un anno dopo la scomparsa di Tio nella boscaglia di Byron Bay, vicino a dove Tio era scomparso, sono state ritrovate delle ossa che dopo aver effettuato l'esame del DNA non appartengono a Tio Hayez. Che cosa è successo quella notte? E cosa ha fatto Tio in quei 7 minuti che si è fermato? E se Tio è caduto in acqua, perché il cappello era in mezzo alla boscaglia? E perché Tio ha preso una strada diversa? Ancora ad oggi quello che è accaduto quella notte e dove sia il corpo di Tio rimane un mistero. Vi farò un video. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e io vi saluto. Alla prossima!